Allora, allora, fatemi togliere subito sto dente e poi parliamo. Se c'è una cosa che mi dà veramente fastidio, che mi fa perdere completamente il lume della ragione, è quando mi si viene a dire quello che devo fare, come lo devo fare, cosa devo dire, quando lo posso dire. Non esiste sta roba. Non esiste. Tutto questo per il bene supremo. Già tutti, ma non esageriamo. Mi rivolgo a quella parte che no, ma tu devi supportare Kivo. Bisogna adesso supportare Kivo. Cos'è questo? Ragazzi, io so già il primo tifoso di Kivu. So già il primo tifoso di Kivu. Lo ero già prima perché stiamo parlando di un giocatore che comunque ci ha già fatto gioire, no? A suo tempo. Per carità, per carità. Quando sarà il momento di battagliare, battaglieremo insieme. Assolutamente. Mica mi metto a tifare contro. Che ragionamenti so questi? nella, nella maniera più assoluta. Ma dopo un mese devastante, un mese che veramente io non lo so, io non lo auguro a nessuno. Permettete che nel momento in cui viene ingaggiato un allenatore che ha solo 13 panchine in Serie A, 13 panchine in Serie A, stop, questo è il curriculum di Christian Chivu, permettete di essere un minimo scoraggiato? O quantomeno dubbioso? Permettete o devo chiedere il permesso a qualcuno? Devo chiedere il permesso? No, no, no. Se la risposta è sì, non lo chiedo comunque il permesso. Almeno in casa mia, ecco, sostanzialmente. E sta roba oggi mi fa perdere la bussola, perché veramente già sto come sto. Poi devo vedere delle robe che veramente si svolazza, anche perché la cosa che mi fa ancora più rabbia è che tanti sono quelli. Sono gli stessi magari di quelli che dicevano no, dobbiamo togliere Inzaghi, deve andare via Inzaghi perché Inzaghi non è un vincente, cioè nel momento decisivo della stagione Inzaghi ha fallito. Inzaghi sì, è arrivato 2 volte in finale di Champions, ma non le ha vinte, ma si è fatto scippare gli scudetti. Inzaghi va cambiato, e mo mi rompete anche le scatole sullo scetticismo che credo sia legittimo, credo. Poi correggetemi se sbaglio. Mamma, mi sono già accalorato. Ragazzi, fa caldo, fa caldo. E ne parliamo prima, come al solito, se volete. Vi invito a spolliciare per il solito amatissimo algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, signori miei. Scampanellate attivando anche la campanella. Grazie. E un grazie che è sincero, perché poi capisco che io spesso, e questa è una grande colpa, ci focalizziamo su quei commenti stupidi, specialmente quando le cose non vanno male, ma ci sarebbe tanto altro da dire, ci sarebbe tanto altro da valorizzare che arriva da parte vostra, ecco, che sia chiaro, anzi, chiedo scusa perché andrebbe sempre preso in considerazione il lato buono, e invece spesso ci facciamo attrarre da quell'opposto. E qui per dirvi che è praticamente fatta, cioè almeno di clamorosi capovolgimenti di fronte, e in questa storia talmente funambolica, io l'1% che ancora non sia tutto chiuso ce lo metto, ma ribadisco, 1%. Vediamo, si dice che le firme arriveranno domani, praticamente dovrebbe esserci adesso, fra poco, in serata, si parla di un incontro, lo stesso incontro di cui si parlava, di cui si parlava per Fabregas, che poi ieri pare che magari non è mai avvenuto. Tante di quelle cose, ripeto, tanti dei punti oscuri che non abbiamo mai in qualche modo riempito, punti vuoti che non abbiamo riempito. Però su Kivu si va dritto e niente, si parla di un biennale, quindi no, ecco, possiamo già dire quest'altra cosa. Biennale significa che non è che viene preso, qualcuno mi chiedeva, e anche io un certo me lo domandavo, non è che lo prendono momentaneamente per tamponare, per far rifare il mondiale per club e poi si vede, sarebbe stata una roba ancora più grave dal mio punto di vista, ma lo possiamo
questo assolutamente già da pennare dalla lista. E firma un biennale. Sono curioso, al momento non lo so, qualcuno, vedevo qualche però fonti poco autorevoli, quindi è meglio, me non, non le citiamo neanche, però si parlava di intorno a 2 milioni. Non lo so, sono anche curioso di vedere quanto guadagnerà Christian Chivu, non per fargli i conti in tasca, ma per vedere gli investimenti della stessa proprietà. E vado lì. Io voglio sapere tanto chi lo ha scelto questo nome. Vorrei saperlo. Io non lo so se davvero è una scelta presa da Marotta, Ausilio, supervisionata dallo stesso Zanetti, o se sono delle direttive precise di Octree, di rivolgersi anche a una guida giovane e anche plasmabile, malleabile se preferite, perché Chivo e che conosce magari l'ambiente, perché Chivo ha allenato l'Under 23, l'Under 18, la primavera, e, e questo è, ragazzi miei. Ehm, Ribadisco, parliamo di un allenatore che non ha un curriculum, gli si vuole assolutamente bene e ci auguriamo che sia una scommessa vinta, perché come ho sempre detto, stiamo parlando di scommesse, lo sarebbe stato anche Fabregas, attenzione, non è che adesso è perché stiamo parlando di Chivo, anche Fabregas, un anno di Serie A, ragazzi miei, col Como da metà classifica, con un grandissimo mercato, che forse tra l'altro, anzi, non il forse, che non lo farà neanche l'Inter, un mercato da 50-100 milioni, ma quando mai? E quindi mi sembra di capire che questa è la linea. Un allenatore che secondo me si accontenterà di quello che trova, che non avanzerà pretese, e questo è quello che un po' mi spaventa. Però, attenzione, questo è, bisogna andare avanti, bisogna dare diritti, e nel momento in cui diventa il nostro allenatore assolutamente massimo supporto. Non è facile, non sarà facile, perché all'Inter c'è pressione. Lo dicevo prima, cioè il discorso iniziale non è un discorso a vanvera, cioè tanti tifosi interisti, se non la maggior parte, perlomeno divisa la tifoseria sul discorso di Inzaghi, perché Inzaghi è considerato uno che ha fallito. Cioè, capite sta roba qua? Perché sta roba qua dà mille risposte. Se Inzaghi ha fallito con il percorso che ha fatto, avendo portato l'Inter, lo ribadisco ancora una volta, a una dimensione internazionale, una dimensione europea, poche chiacchiere, poi vince, l'ha portata lì, e non è considerato buono. Voi pensate un po' Chivo dopo 5 partite di campionato, se inizi a steccarne un paio, cosa può succedere? No? Un allenatore che avrà bisogno di tempo, che avrà bisogno di sbagliare, perché avrà bisogno di sbagliare. Pensate un po' cosa può succedere. E quindi questa è per me è una decisione abbastanza incomprensibile, non per Chivu in sé per sé, o Fabregas o ci metto Vieira, io ci metto tutti lo stesso, rimaneva comunque incomprensibile per il semplice fatto che all'Inter almeno una certezza serviva in questo momento. Dopo già la sbornia della finale, la delusione cocente, tutto il resto. Già sai che c'è tanto da rinnovare, perché tanti giocatori comunque sono arrivati. Affidare a una guida tecnica che dovrà dimostrare di avere polso, che dovrà dimostrare di essere credibile, e ribadisco, lo può fare alla luce del fatto che magari è stato complice di una grande cavalcata da giocatore, ma la gente lo valuterà per quello che poi insegnerà, nel senso dal punto di vista del management, dell'allenatore. Verrà considerato allenatore, non giocatore. E speriamo che non perda di credibilità in questo, ecco. Perché poi i calciatori lo sappiamo come sono, no? Ragionano allo stesso modo nostro, dei tifosi, nel senso che perché devo sottostare magari a questo signore qua? L'abbiamo visto tante volte, l'abbiamo visto al Milan l'anno scorso, l'abbiamo visto al Napoli, l'abbiamo visto al Milan quest'anno, scusate, al Napoli l'anno scorso, quindi attenzione, perché dal lottare per lo scudetto e regalarlo agli altri come vogliamo far passare, o perdere le finali di Champions al non ci arrivo proprio in Champions, non è che ci passa così tanto, non è che ci passa così tanto. Stiamo attenti, e questo stiamo attenti
lo indirizzo a Octree e a compagnia cantante, perché anche loro è vero che sono interessati ai soldi, ma proprio se sei interessato ai soldi, devi comunque mandare avanti un progetto allettante e valoroso, perché altrimenti casca tutto il castello. Fondo o non fondo. Ragazzi, aspettiamo le firme, aspettiamo, sì, aspettiamo le firme, se arrivano domani o stasera dopo l'incontro. Mi interessa sapere, è a Milano, è già a Milano, dicono su Sport Media. Mi interessa sapere, ripeto, anche l'ingaggio dell'allenatore. Sono molto curioso da questo punto di vista. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.